Ma Soraya, esattamente un mese dopo, cosa pretendeva da Christian? Ancora una volta mi concentrerò su questa coppia perché è quella che mi ha colpito di più anche nel mese dopo. Prima di entrare nel merito del discorso, però, vi ricordo, qualora aveste piacere nel seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari anche di lasciare un like proprio a questo video. Come dicevo, Soraya e Christian sono ancora una volta la coppia che fa più discutere anche ad un mese di distanza dal momento della loro rottura al falò di confronto. Tra l'altro, ad un mese di distanza, questa volta è andata in scena un'altra sorta di falò, visto che di solito i concorrenti venivano ascoltati separatamente, questa volta per dedicare loro una puntata intera e anche bella lunga, perché sarà più lunga quella di ieri rispetto a quella di martedì. Praticamente hanno deciso di fare un ulteriore confronto quasi per tutti, perché chi è uscito insieme si è presentato insieme, chi è uscito separato alla fine comunque si è sempre ricongiunto quantomeno per un confronto. Ebbene, ancora una volta Soraya ha fatto la stessa identica cosa che aveva fatto al falò di confronto del mese prima, perché ha cercato di far passare Christian dalla parte del torto, Christian come quello sbagliato. Ma scusate un attimo, se lui si è lasciato, per quale motivo dovrebbe rendere conto a lei e dirle che si stava scrivendo o che si stava vedendo con una delle tentatrici? Per carità, dopo pochi giorni magari una persona avrebbe dovuto più elaborare la rottura dopo la fine della storia, ci può stare. Ci può stare anche che Soraya ci sia rimasta male, assolutamente, però poi ha ancora una volta esasperato la cosa, ancora una volta ha esagerato, dicendo che l'ha presa in giro, dicendo che ha preso in giro tutti quanti, quando Christian a me sembra che sia stato sempre chiaro e non credo neanche che sia stato un paraculo all'interno del villaggio non facendo nulla, perché altrimenti io penso che se una persona vuole fare qualcosa, un minimo di avvicinamento, un minimo di contatto l'avrebbero fatto vedere subito. Io penso che lui semplicemente fosse rimasto colpito a questo punto da quella ragazza e poi si sono risentiti fuori. Può essere anche una sorta di chiodo schiacciachiodo, è brutto dirlo, però potrebbe essere anche questo, perché in alcune situazioni succede anche questo. Ognuno ha il suo modo di reagire alla rottura. Soraya invece il tentatore a quanto pare non lo sta sentendo più, non sta sentendo più Dimitri, però io mi chiedo, Soraya si sentiva giustificata a fare quello che ha fatto sotto gli occhi di Christian che guardava tutto e che comunque soffriva, ci stava male o comunque gli dava fastidio in un certo modo e loro stavano insieme. Christian, dopo che si è lasciato con Soraya, non può fare quello che ha fatto, cioè vedere un'altra tentatrice. Io non capisco veramente il ragionamento di Soraya. Lei ha fatto di peggio. Lui, dopo che si sono lasciati, è andato da un'altra. Ok, ripeto, ci voleva probabilmente del tempo per metabolizzare e probabilmente lui davvero non l'amava già più a questo punto per come si sono messe le cose. Quindi anche il comportamento di Christian non è che sia stato perfetto, ma io questo l'ho detto anche prima, perché Soraya per forza di cose non penso che sia pazza. Le mancanze le ha avute, se le ha denunciate, tra virgolette, e le ha spiegate ripetutamente. Quindi non stiamo parlando di questo. Il problema è che lei, dalla parte del torto, ancora una volta cerca di passare dalla parte della ragione per far passare dalla parte del torto colui che invece tecnicamente ha fatto meno, ha sbagliato meno. Perché se lui non ha fatto nulla all'interno del villaggio, per me non è stata una scelta furba e paraculà, è stata una scelta semplicemente di rispetto. Io non penso che lui sia furbo nel dire questo, io penso che l'abbia fatto veramente in maniera sentita, perché poi Soraya ha confermato anche che le parole che Christian ha speso riguardo insomma il fatto che lasci la ragazza libera come giusto che sia, però non scontato vedendo altri comportamenti insomma di altre persone, lui le pensa veramente e quindi per il tipo di persona che si è presentato, secondo me lui è andato lì e non ha fatto nulla proprio per rispetto. Poi dal momento che diventa single, a quel punto può fare quello che vuole, che sia un giorno dopo o che sia un anno dopo. Ognuno ha le sue tempistiche, ognuno ha il suo modo di metabolizzare la rottura. Per me Soraya ha ben poco da incolpare Christian e da recriminare e per questo alla fine ne è uscita ancora una volta male, tant'è che lo stesso Christian ha detto che in privato le aveva detto delle cose ed era tornata un po' con la coda tra le gambe, parole sue, invece in TV ancora una volta si è mostrata in maniera più aggressiva per rivoltare la frittata. A questo punto insomma vengono dei dubbi, perché io non dico che si dovesse scusare lì, perché se si è scusata in privato va più che bene, non è che dovesse per forza farlo in pubblico.
però se poi da delle ipotetiche scuse in pubblico passi addirittura ad un contrattacco, perché lei ci sta che ci sia rimasta male, perché probabilmente nutre ancora un sentimento per Christian e si è visto, però Christian, oltre a quello che ha visto, ha dovuto subire soprattutto una grande umiliazione pubblica e quello, ciò che gli ha fatto più male, l'ha detto anche lui stesso. Dopo tutto quello che ha subito, lei non può pretendere nulla da Christian a questo punto, almeno secondo quello che è il mio modo di vedere. Per quanto riguarda invece Giovanni e Sabrina, Sabrina si è mostrata un po' quasi come se volesse riavvicinarsi a Giovanni con tutte quelle domande che ha fatto, quando praticamente all'interno del villaggio non gli è importato nulla di Giovanni, l'ha praticamente dimenticato. Poi, sia un po' al faro di confronto, soprattutto un mese dopo, ha fatto 1000 domande, addirittura voleva che Giovanni la difendesse con la sua famiglia, quando comunque ognuno è responsabile delle sue azioni e si prende poi le conseguenze di queste azioni. Ovviamente non parlo di insulti o altra roba, perché quelle insomma sono robe pesanti, però se vengono mandate delle frecciatine, come a quanto pare sarebbe successo, lei se le deve prendere queste frecciatine. Ripeto, c'è sempre un limite da non superare anche in quel contesto con insulti, attacchi, minacce e quant'altro, però se ci sono delle frecciatine e qualcuno si toglie qualche sassolino dalla scarpa, per me Sabrina se lo merita tutto e lo deve accettare. Tra l'altro Giovanni, ancora una volta, non perfetto, ma comunque è stato molto molto preciso nell'esporre ciò che doveva, perché Sabrina ha detto lei non si sente più con Lori, mentre Giovanni si sente ancora con Elisa, e quindi Sabrina ha anche rinfacciato questa cosa a Giovanni, quando di fatto Sabrina, io l'ho detto anche nell'ultimo video, si è affossata da sola e ha continuato ad umiliarsi da sola. Lei con il suo atteggiamento così esagerato nei confronti di Lori ha allontanato anche lo stesso Lori. Lei avrebbe anche potuto continuare a sentirlo se avesse avuto un atteggiamento più moderato nei suoi confronti. Invece così sembrerebbe che lei non fosse interessata o non lo fosse così tanto, quando invece alla fine i due era logico che finissero uno da una parte e uno dall'altra. Perché a Lori non interessava Sabrina in quel senso e Sabrina invece voleva qualcosa di più, quantomeno nel villaggio. Daniele e Francesca si confermano la coppia più indecifrabile, perché praticamente sembrava che dovessero uscire separati, sembrava che dovessero prendere strade separate anche magari con i single ai quali si erano avvicinati. Poi è cambiato tutto, ancora una volta, perché al falò, dopo che si erano apparentemente lasciati, sono usciti insieme e invece sono tornati separati. Perché? Perché Francesca ha continuato a sentire Marco all'insaputa di Danilo e quindi praticamente loro che si erano promessi di evitare bugie, di evitare di nascondere delle cose, che in teoria faceva Danilo all'inizio, invece alla fine è stata Francesca a cadere nell'errore. Se veramente Francesca ha perdonato tante volte Danilo, Danilo avrebbe potuto fare la stessa cosa, onestamente. Però capisco anche che comunque che ci sia un po' quell'orgoglio, io penso che ci sia anche un sentimento alla base, però è stata una coppia molto molto strana. Se alla fine continuano a prevalere le bugie all'interno di questo rapporto, è inevitabile la rottura, è inevitabile che finisca così. Quindi, secondo me, l'epilogo è stato quello che ci aspettavamo, soltanto che è arrivato con un po' di ritardo. Alessandra e Rosario anche sono usciti inizialmente insieme, poi invece si sono ripresentati separati. Questa volta anche qui abbiamo avuto un ribaltamento di fronte, perché è stata Alessandra a mollare apparentemente Rosario, deve capire insomma che cosa prova per lui, perché lei è cambiata completamente e ha ragion veduta, perché io comunque avevo detto che secondo me sarebbero dovuti uscire separati, erano usciti separati inizialmente, poi invece in un secondo fallo di confronto sono tornati insieme. Rosario a quanto pare ce la sta mettendo tutta per cambiare da quello che ha detto Alessandra, però dal mio punto di vista credo che qualcosa si sia rotto da come ha spiegato la ragazza. Se qualcosa si è rotto è difficile da rimettere a posto, da ricucire e temo che la loro storia potrebbe essere veramente giunta al termine. Nonostante comunque, io ripeto, per quello che ho visto all'interno dell'edizione penso sia giusto così. Penso sia giusto proprio come epilogo che Alessandra lasci Rosario. Però se effettivamente lui stava dimostrando di poter cambiare, forse avrebbe meritato un'altra chance come aveva deciso di dargli dopo il secondo fallo di confronto. Iris e Andrea invece sono la coppia che forse mi ha sorpreso di più perché onestamente mi aspettavo che come Francesca e Danilo e Rosario e Alessandra si presentassero separati, invece si sono presentati ancora insieme in pompa magna con un grande regalo che Andrea ha fatto ad Iris. Sono contento per loro perché vuol dire che Andrea a quanto pare era sincero. Io continuo a nutrire dei dubbi, ma lo faccio per natura purtroppo, sono un po' diffidente,
quindi bisognerà vedere un attimo a lungo andare, però se dovesse procedere tutto per il verso giusto e dovesse andare tutto bene, sono contento per loro, sono contento soprattutto per Iris perché secondo me per la ragazza che si è mostrata di essere, insomma, se lo merita. Quindi mi auguro per loro che possa effettivamente andare tutto a gonfie vele e che possa sfociare con il finale migliore possibile, ecco, come è stato per Bernadette e Diamante. Lì praticamente è stata una sorta di sorpresa stile c'è posta per te perché non c'era nessun confronto da fare, hanno organizzato una roba speciale, sicuramente emozionante, ma su di loro non c'era alcun dubbio, ovviamente. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forsinet. Ciao a tutti.